Ciao, l'eclisse del 12 agosto di quest'anno si avvicina, mancano pochi giorni. In tanti mi avete chiesto informazioni su come fotografarla, con che cosa fotografarla. Ho già realizzato un video in cui spiego come approcciare la fotografia dell'eclisse solare, ma in questo breve video vi voglio raccontare come la fotograferò io e con che cosa la fotograferò. Ma tutto questo dopo la sigla. Questa eclissi riuscirò a fotografarla dall'Italia, quindi non andrò nella fase di totalità, vedrò solo un'eclissi parziale. Per di più sarà una giornata in cui non avrò tanto tempo per prepararmi prima all'eclissi e quindi dovrò recarmi sul posto per fotografarla poco prima dell'inizio dell'evento. E ho pensato che una situazione come questa, in realtà, essendo poi un giorno lavorativo, possa essere comune a tante altre persone, quindi ho pensato di realizzare un video per spiegare come fotografarla al meglio, avendo poco tempo a disposizione e soprattutto non potendosi recare nelle zone in cui si vedrà la totalità. Per la totalità invece vi anticipo già adesso che per il prossimo 2 agosto 2027 sto organizzando un workshop dedicato proprio alla fotografia delle eclissi dell'anno prossimo. Sarà molto più alto in cielo e si svolgerà nel sud della Spagna, ma ve ne parlerò più avanti. Torniamo invece all'evento del prossimo 12 agosto. Quindi, come dicevo, non avrò tanto tempo e finito un impegno avrò modo giusto di recarmi sul posto per fotografarlo. Per questo ho scelto una strumentazione semplice e portatile, ma in grado ancora di dare, spero, dei buoni risultati sempre che il meteo sia favorevole. Quindi ho optato per una strumentazione esclusivamente fotografica, quindi nessuna montatura equatoriale, nemmeno un nastro inseguitore e nemmeno i telescopi. Come strumentazione base la vediamo qua al mio fianco, ovvero il classico zoom 70-200 mm qua nella versione 2.8, il Nikon Z70-200 2.8 VR, abbinato come corpo macchina a una Nikon Z8 che ho preferito alla Nikon Z6 o Z6 II che utilizzo per via della superiore nitidezza. Ora, la focale di 200 mm per fotografare il sole è effettivamente corta, però ancora una volta non tutti hanno a disposizione teleobiettivi più lunghi. In un corredo fotografico il classico 70-200, 70-180 mm è piuttosto comune. Avere un 300-400, un 600 mm invece è un qualcosa di un pochino più raro, sebbene sia assolutamente più sfruttabile per questo genere di fotografia. Il vantaggio però di poter utilizzare una focale un pochino più corta significa poter magari ambientare un pochino meglio il fenomeno, quindi non solo il particolare del disco del sole man mano oscurato sempre di più dalla luna, ma far vedere anche un po' di paesaggio circostante per caratterizzare e contestualizzare meglio l'evento, senza dimenticare che un setup di questo tipo è molto più trasportabile anche in uno zaino o in una piccola borsa fotografica alla ricerca magari di un punto panoramico con accesso libero verso il tramonto. Questo perché l'eclissi si svolgerà proprio nella fase di tramonto, quindi dovremo avere la zona ad ovest particolarmente sgombra da impedimenti, quindi no alberi, no case, no montagne, meglio ancora trovare un posto leggermente sopraelevato con la vista in quella direzione. La differenza tra Nikon Z6 e Nikon Z8 la fa sostanzialmente il sensore. La Z8 ha un sensore da 45 megapixel, la Z6 ha un fantastico sensore ma di soli 24 megapixel, che sono normalmente più che sufficienti per qualsiasi tipo di fotografia, ma qui dove abbiamo una focale un pochino più corta, poter sfruttare tutta la risoluzione dell'ottica abbinandolo a un sensore con più risoluzione mi permetterà di avere un pochino più di dettaglio eventualmente sul sole. Quanto più dettaglio? Ho fatto già delle prove e qua vediamo a sinistra la foto fatta con lo stesso obiettivo, questo 70-200 mm a 200 mm con la Z6 II, poi ingrandito perché il sole è davvero piccolo perché misura circa 2 mm sul sensore, e di fianco invece l'immagine ottenuta con lo stesso setup ma con la Z8, quindi con un sensore da 45 megapixel. La differenza è assolutamente sensibile. Il vantaggio di risoluzione di circa 1,8 a favore della Z8 mi consente di sfruttare quest'ottica da 200 mm rispetto al sensore da 24 mm come se fosse un'ottica più lunga, in grado di ingrandire di più. L'ingrandimento qua in realtà è dato solo dalla maggiore concentrazione di pixel sul sensore, che porta a un risultato quasi come se fosse un 350 mm grosso modo. E quindi questo 200 mm già diventa un pochino più interessante, considerando che l'angolo di campo rimane quello di un 200 mm, quindi in grado comunque di contestualizzare bene la situazione. Questa è stata la scelta, diciamo, del setup fotografico. Ora l'eclisse si svolgerà al tramonto, quindi ci sarà la probabilità che l'estinzione atmosferica, la foschia, attenui talmente tanto la forte luce solare da permettere forse, ma con grandi precauzioni, la fotografia senza filtri solari. Tuttavia nelle fasi precedenti, quindi dal primo contatto in poi, quando il sole è ancora piuttosto alto sull'orizzonte, si ha la necessità di filtrare la quantità di luce per non danneggiare il sensore
sensore. In questo caso non danneggerei l'occhio perché è una mirrorless, quindi non c'è un ritorno diretto della luce che entra nell'obiettivo e nell'oculare, ma rischio di fondere o il diaframma dell'obiettivo o peggio ancora il sensore della fotocamera. Quindi una protezione è sempre assolutamente imprescindibile. Detto questo, nel video precedente parlavo dei vari filtri solari. Quelli della Baader sono tra i più diffusi, esistono in 2 densità, ma bisogna costruirsi un supporto per poterli applicare in maniera che rimangano tesi davanti all'obiettivo e fare in modo che assolutamente non possano venire via durante la ripresa. Ho visto alcune situazioni al limite del panico quando una folata di vento ha tolto istantaneamente il filtro dall'obiettivo e la luce del sole concentrata dall'obiettivo è andata a colpire il sensore. Ora, se si è abbastanza veloci con una mirror da spostare la fotocamera, magari si riesce a salvare il sensore, ma basta davvero poco tempo, soprattutto se l'ottica è abbastanza luminosa, da rovinare irrimediabilmente il sensore. Quindi quelle soluzioni sono assolutamente affidabili, ma bisogna costruire un supporto che sia poi applicato in maniera corretta all'obiettivo o comunque al sistema di ripresa. Per semplificare ancora di più le cose, proprio perché avrò poco tempo a disposizione, ho optato per dei filtri a vite come quello che vediamo adesso montato. Come brand ho scelto per queste riprese KF, che è un brand molto diffuso, ha tantissimi filtri a catalogo, ha un discreto rapporto prezzo-prestazioni, quindi produce dei buoni filtri, ma il dubbio che mi avete anche riproposto voi in tanti commenti dei miei video è: sono affidabili questi filtri anche per l'osservazione? Perché sul sito della casa madre c'è l'indicazione di quanto attenua la luce, ma non ci sono assolutamente indicazioni sul rispetto delle norme ISO per la protezione degli occhi e anche comunque della nostra fotocamera. Bene, ho chiesto direttamente al produttore di avere informazioni maggiori sulla sicurezza di questi filtri e mi hanno mandato la certificazione ISO che attesta che questi filtri sono assolutamente sicuri. Quindi è stato sostanzialmente una loro mancanza non pubblicarli nella descrizione del sito stesso, ma questi filtri rispondono a tutti gli standard di sicurezza necessari per l'osservazione e la fotografia del sole. E quindi, data questa conferma dal produttore, ho ordinato questi 2 filtri. Sono i 2 filtri ND dedicati alla fotografia del sole, il primo con un'attenuazione di 100.000 volte e il secondo con un'attenuazione di 1.000.000 di volte della luce in entrata. Che cosa significa poi in termini pratici? Beh, quello da 1.000.000 di volte significa che abbatte di 20 stop la luce in entrata. Quello da 100.000 volte abbatte la luce di 17 stop, quindi alla fine la differenza tra i due sono di 3 stop. Ma poi al lato pratico che cosa significa mettere un filtro di una densità piuttosto che un'altra? Beh, per farvi un esempio, col filtro che attenua 1.000.000 di volte la luce in entrata, quindi 99,9999%, con un'ottica diaframmata a f4 con la sensibilità impostata a 64 ISO si scatta intorno a un 2 millesimo di secondo per avere il sole esposto correttamente. Questo col sole alto all'orizzonte. È chiaro che in fase di tramonto la luce sarà un pochino più attenuata, quindi questi valori diventeranno un pochino più bassi, quindi si allungherà un pochino il tempo di posa. Però stiamo parlando di un tempo di riferimento di un 2 millesimo di secondo, anche se si dovesse abbassare di 3 stop, 1 millesimo, un 500esimo, un 250esimo di secondo, usandolo poi su treppiede non ci sarebbe grosso modo problema. Nel dubbio comunque ho optato anche per il secondo filtro, quello che abbatte solo di 17 stop e quindi potrebbe tornare utile in caso di una giornata con una foschia particolarmente evidente che attenua ulteriormente la quantità di luce del sole che raggiunge la fotocamera e i nostri occhi. Il diametro che ho scelto è 82 mm, che tra l'altro si può montare su questo obiettivo con una filettatura di 72 mm con un semplice anello adattatore. Il vantaggio è che avendo anche altri obiettivi, con l'idea magari se ho tempo di fare un time lapse con un'ottica grandangolare, li posso montare uno sull'obiettivo da 82 mm e l'altro su questo. E il vantaggio di quest'ottica è che anche se ha una filettatura di 77 mm e gli ho montato un 82 mm con l'anello step up, è possibile sempre montare il suo paraluce. Ora avremo il sole nell'inquadratura, quindi non sarà un paraluce per il sole, ma comunque è un qualcosa che protegge comunque il filtro da eventuali riflessi. Avrò anche uno scatto remoto con me per poter attivare la fotocamera senza toccarla, anche se l'alternativa è quello di applicare un autoscatto di 2 secondi e scattare con questo ritardo per evitare vibrazioni. La fotocamera sarà su treppiede così come lo vediamo adesso. Il treppiede che c'è sotto l'abbiamo già visto in quest'altra recensione, un bel treppiede robusto ma davvero molto leggero da
portare sul campo. Rispetto alla testa video che ho utilizzato durante la recensione, ho optato per una testa a 3 vie micrometrica, sempre della KF, una testa secondo me molto bella perché permette di spostare in maniera davvero micrometrica ogni singolo asse della fotocamera, permettendo così di inquadrare e di seguire il percorso del sole durante la fase di eclisse, senza usare astroinseguitori o montature equatoriali. Ha, oltre il movimento micrometrico, lo sblocco per muovere in maniera semplice la fotocamera ed è una testa che io trovo davvero utile. Ho diversi modelli di teste micrometriche a 3 vie perché sono, secondo me, le teste migliori per qualsiasi tipo di treppiede e quasi per tutte le attività fotografiche. Per fotografare l'eclisse, secondo me, è una delle teste più utili da utilizzare, ma per chi fa per esempio architettura, paesaggio, foto di interni, macrofotografia, questo tipo di testa a 3 vie che permette un perfezionamento dell'inquadratura davvero a livelli maniacali, mantenendo poi una robustezza elevata in grado di sostenere anche un peso piuttosto elevato, ecco che secondo me è un acquisto che si fa una volta e poi lo si utilizza per tutta la vita. Ecco, sui treppiedi, sulle teste, su certi tipi di accessori, anche sui filtri, se li compriamo di ottima qualità la prima volta, poi durante gli anni andremo sicuramente a cambiare il corpo macchina perché è diventato obsoleto, andremo a cambiare l'obiettivo perché nel frattempo ne è uscito uno con caratteristiche migliori, più luminoso, con una miglior nitidezza, con l'autofocus più veloce, ma i filtri, le teste, i treppiedi li utilizzeremo ancora. Io stesso utilizzo degli ottimi treppiedi degli anni 80, erano stati fatti davvero molto bene, funzionavano benissimo all'epoca, funzionano altrettanto bene oggi. Poi è vero, come in questo caso, siccome magari mi dovrò spostare a piedi, ho scelto un treppiede particolarmente leggero ma altrettanto robusto, quindi un treppiede nuovo con determinate caratteristiche. Però sono sicuro che questa testa, così come l'altra a 3 vie micrometrica però molto più grande e più pesante, andrò a utilizzarla molto spesso per tanti altri miei lavori, non solo magari astrofotografici ma anche di fotografia tradizionale. Quindi tutto il mio setup sostanzialmente è questo, ci starà comodamente in un piccolo zaino fotografico e sarò pronto in pochi secondi giunto sul posto. La possibilità poi di avere lo zoom mi permette magari anche di cambiare l'inquadratura. Certo, 200 mm già non è una lunga focale, quindi non penso di utilizzare una focale molto più corta, ma potrei, giunto sul luogo, magari decidere, optare per una focale un pochino più corta per fare una sequenza in cui si vede il paesaggio con tutte le fasi delle eclissi, quindi mi darà sicuramente più possibilità creative, pur partendo da una focale che non è, ripeto, la focale ottimale per fotografare un'eclisse di sole. Se avete un 100-400 mm, ecco, questo magari può essere una soluzione ancora migliore, un 200-500 o comunque quei super tele zoom che si usano tanto per caccia fotografica, ecco, in quel caso possono diventare una soluzione davvero interessante. Vi ricordo sempre, se vi piacciono i miei contenuti, di iscrivervi al canale e mettere un like. Commentate perché il vostro feedback è molto importante per me, perché mi permette poi di ottimizzare anche i video che realizzo in modo da cercare di risolvere tutti i vostri dubbi nei vari campi della fotografia e fotografia astronomica in particolare. Se poi mi volete anche supportare di più, potete anche abbonarvi al mio canale, che vi darà poi l'accesso anche a dei video dedicati solo a voi, ma mi permetterà di portare avanti con più facilità le varie sperimentazioni che sto facendo. Vi metto comunque, come ogni volta, il link di questi prodotti in descrizione e di norma troverete in descrizione anche un buono sconto per ordinarli. C'è ancora tempo, qualche giorno, quindi probabilmente dovrebbero arrivare in tempo per l'eclissi. Ma questo non sarà l'unico mio setup che mi porterò per fotografare l'eclissi, perché ho pensato anche di fotografare l'eclissi con lo smartphone, magari per fare un time lapse o per fare comunque una bella fotoricordo dell'eclissi banalmente col telefono cellulare. Quindi con un banale smartphone cercherò di fotografarlo, ma attenzione, così come devo proteggere la lente frontale dalla quantità di luce del sole durante l'eclisse, lo devo fare anche con lo smartphone. Ancora una volta ho trovato nel catalogo di KF un accessorietto che costa davvero poco, molto interessante. Arriva in questo pratico contenitore ed è una clip universale con filtro ND variabile da applicare a qualsiasi smartphone. Quindi ha questa molletta che permette di essere applicato su ogni smartphone. Sta davanti alla fotocamera e quindi tutta la fotocamera gode del filtro ND. Filtro ND variabile. Vi faccio vedere meglio. Questa è la massima densità e così abbiamo la minima densità. Ora, anche la massima densità, in realtà la densità non è tanto elevata da abbattere la luce come fa questi filtri. Beh, poco male, perché già possiamo utilizzare questo nel caso, magari nelle fasi finali dell'eclissi, quando il sole sarà basso, e quindi questo sarà più che sufficiente. Ma la parte frontale del filtro ND permette di abilitare altri filtri. Sebbene il filtro sia da 67 mm, la filettatura frontale ho visto che è da 72 mm, quindi applicando un anello step up da 72 mm
ecco che trasformo la parte frontale in un anello in grado di accettare filtri di diametro maggiore, come quelli da 82 mm che ho ordinato. Quindi potrei anche mettere sullo smartphone uno dei due filtri e l'altro sulla fotocamera. In questo modo posso creare delle interessanti foto anche con lo smartphone di questo unico evento. Sarà magari la prova generale per l'eclissi dell'anno prossimo, ma trovo che questa sia una soluzione assolutamente valida anche per poter sfruttare lo smartphone e quindi fotografare con angoli di campo molto maggiori l'evento. In questo caso magari è l'ideale per realizzare un time lapse delle varie posizioni del sole durante la fase di tramonto, in cui si vede la luna che man mano copre sempre di più il disco solare. Per farlo, se non avete già un'app installata sul telefono che vi permette di fare delle foto intervallate, vi consiglio questa che ho scaricato proprio per l'evento. Permette di fare foto intervallate fino a 5 minuti, che è il tempo ideale secondo me tra uno scatto e l'altro per la fotografia del sole e della luna, perché in 5 minuti il sole si sposterà un pochino di più del suo diametro, quindi ci troveremo la foto del sole, poi un pochino di spazio e la foto del sole nella nuova posizione e così via, quindi avremo tutta la traiettoria del sole durante il tramonto. È un'app che permette anche di bloccare la messa a fuoco e l'esposizione, quindi una volta che troveremo l'esposizione corretta per la prima foto faremo partire, bloccheremo il telefono con i vari supporti che esistono sul mercato, su un treppiedino o anche da qualsiasi altra parte, per permettere così di fare tutta la sequenza in automatico, in modo che mentre il telefono lavora noi ci concentriamo magari sul setup principale. Anche questo vi lascio il link in descrizione, scrivetemi nei commenti per qualsiasi dubbio e ora non mi resta che augurarvi davvero delle belle foto dell'eclissi, ma soprattutto di godervi quell'evento, perché sono eventi rari, sono eventi della natura bellissimi proprio da apprezzare anche visivamente. Quindi ok fare le foto, ma ritagliamoci sempre un pochino di tempo per apprezzare quello che stiamo fotografando. È vero, non è, se lo facciamo dall'Italia, un'eclisse totale che è un'emozione davvero unica, però anche un'eclisse parziale che, se siamo nella zona nord-ovest dell'Italia o in Sardegna, sarà comunque un oscuramento piuttosto sensibile del disco solare. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto presto per nuovi video. Ciao!